breathtaking, the speed and swiftness and strength of these sanctions against the oligarchs. This time around, the effort to track down their assets is much greater. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for your ill-begotten gains. I mean, it's an incredible move. We're chasing down yachts in the ocean. It's like a movie being played out in front of us. I think there's a whole bunch of places where more sanctions need to be imposed. It's not as if there's a document in a vault somewhere that says the owner of asset X is, Tra l'altro, a proposito di Vladimir Putin, dicono una cosa, dicono che sia proprietario di una grossa villa in Francia, ma infatti una delle figlie è palesemente la proprietaria di una villa in Francia, e poi dicono che abbia una grossa villa sia a Marbella e una grossa nave, un grosso yacht in Italia. Però ovviamente sono tutti prestanome, quindi non si saprà mai se è davvero lui il proprietario. Comunque sono un po' ovunque, gli oligarchi russi, da Miami a Monte Carlo, alla Francia. Continuo ad ascoltare la live in background mentre lavoro al PC, fino a che ho la promozione come moderatore. Ma davvero vuoi questo onere? Comunque, torniamo a noi, fai pure, Eterni. E io continuo a raccontare qua, vabbè, vediamo il video, però comunque è per far capire che molti oligarchi hanno dei prestanome e molto spesso ce li hanno anche italiani, cioè questo è un problema, quindi sarebbero anche da fare delle indagini, cioè poi il problema è che sono molto dispendiose. Comunque gli oligarchi sono ovunque, sono in Italia, sono in Francia, sono in America, specialmente a Miami, a New York, e poi vedremo un altro video che fa capire che hanno delle grosse basi anche a Londra. Però adesso guardiamo questo. Vladimir Putin, and he signed on the bottom line and just don't tell anyone. It's complicated. This is just something absolutely unprecedented in the history of wealth, let alone oligarchs. Che bella Mosca. Questa è Mosca. The oligarchs are critical to understanding Vladimir Putin and today's Russia. They were born out of the chaos of the fall of the Soviet Union and its transition. Gli oligarchi sono tutti degli ex comunisti. Is, in technical terms, rule of an organization or a country by a small number, typically wealthy individuals. And that term really stuck in Russia in the 1990s. Effectively, the government took companies that had previously been state companies, privatized them, and then tried to finance those privatizations and their ongoing businesses thereafter by finding favored investors and creating deals in which the government managed to turn over ownership to these individuals for what was seen as an attractive price. Ci hanno Look svenduto. at Roman Abramovich and his partner. They bought an oil company in the mid-1990s called Sibneft for about $200 million. Cioè, quello che dicono è questo, cioè di fatto hanno svenduto delle grosse compagnie statali a questi oligarchi che guarda caso erano tutti collegati al Partito Comunista. Adesso parlano di Abramovich, noi abbiamo già parlato in una live di Abramovich e di come ha fatto i soldi, cioè di fatto gli hanno svenduto un'enorme azienda petrolifera statale per 200 milioni di dollari, solo che di fatto era finanziato, cioè era anche lui finanziato dal governo, quindi c'era tutto un giro losco. E Eterni dice: invece avevo letto che attraverso società offshore aveva sparso in giro molte proprietà a Putin. Beh sì, però di fatto ha anche molti prestanome e anche attraverso la moglie e la figlia mai riconosciute come tali. Ovviamente penso che tu ti riferisca alla Kabaeva, che è la ginnasta, la ginnasta ritmica.
They 4 later figli con sold lei. it back to the government for $12 billion. This group of kind of 90 Quello che ha fatto è importante capire gli oligarchi seguendo quello che ha fatto il buon Abramovich. Se siete fan del calcio lo conoscete bene, l'ex patron del Chelsea, anche se di fatto è ancora un po' il padrone perché l'ha venduta alla sua fondazione. Comunque Abramovich ha comprato la società petrolifera, una società petrolifera statale per $200 milioni e l'ha rivenduta allo Stato, ma perché sapeva già il giro d'affari che doveva fare, per 12 miliardi. Quindi c'è un'enorme plusvalenza. Ovviamente questo l'ha potuto fare perché era di fatto una sorta di portaborse di Eltsin, colui, l'ultimo presidente prima di Putin, ed è di fatto l'artefice delle privatizzazioni sovietiche. Ecco, quindi è tutto il cerchio per far capire come è andata a finire. E Putin, in un'intervista fatta da Oliver Stone, lo ammise che tutti questi oligarchi di fatto erano diventati oligarchi in questa maniera, ecco, un po' losca, lo ammise proprio. 1990s oligarchs, Pyotr Avin and Mikhail Friedman at Alfa Bank, they're much more integrated with the West. For example, Vladimir Potanin was on the board of the Kennedy Center in Washington. They were really the kings of Russia. After the elections in the mid-1990s when Boris Yeltsin was reelected, and then when Yeltsin became ill in the late 1990s, it was the oligarchs who chose Vladimir Putin. Vladimir Putin è stato scelto dagli oligarchi. È il metaverso, lo no, so, sembra ecco. un videogioco e a tratti forse infatti non lo ti è vogliamo anche. ascoltare. Ecco. Venne scelto dagli oligarchi. Perché? Perché così permetteva loro di continuare a fare il bello e il cattivo tempo. Putin è dal 2000 al potere. This is somebody who did not have a big public profile, who had never run for office, was uncomfortable speaking before crowds. Добрый день, уважаемые. Over time, Vladimir Putin said to them, first, if any of you meddle in politics, I will come after you. And sure enough, those who criticized Putin or the oligarchs who meddled in politics were mysteriously found hanging in their bathrooms, strangled with a dog leash, or in some tutti gli cases oligarchi poisoned. che si sono messi contro Putin sono stati trovati morti. Who grew up in the Putin era, Ma infatti l'ex amico Abramovich ha cercato di avvelenarlo. Or by running large state companies. Obviously, Putin's background was in the Russian intelligence, KGB, and then FSB. Those who were colleagues, peers, or friends, or in some cases, literally childhood friends of Putin, ended up forming the basis of the next circle of oligarchs. They ended up benefiting from their relationships with Putin. The United States first started targeting the oligarchs in 2014 when Russia invaded È dal Crimea. 2014 It che didn't gli work for Stati two main Uniti hanno reasons. preso di Number mira gli one, oligarchi. the oligarchs had a very easy way of avoiding sanctions. They simply transferred their assets to their family members or friends. Sì, The hanno second trasferito reason it alle didn't loro work mogli, is ai that the loro United States amici, gli discovered asset that the oligarchs si had sono no influence on apprezzati. Putin. In fact, the power flowed completely in one direction. What the Justice Department did this time is to create a special global task force to coordinate with countries in Europe and around the world to find these assets, to seize these assets, and eventually, if they can prove a crime, they will actually seize them and perhaps take ownership, sell them for cash, which could be used to help Ukraine in the future. You know, we've seen the seizing of the yachts and Cioè, it'll pare take che a long vogliano time to prendere dig through. le loro ville, i loro oggetti, i loro yacht per raccimolare un bel po' di denaro che di fatto fungerà come aiuto all'Ucraina, aiuto economico. A lot of the dodgy real estate purchases and the like, but there does seem some commitment to make that happen. There are many, many corporate intermediaries so that the beneficial owner
is extremely difficult to vedete? determine. È difficile determinare il proprietario perché sono pieni di prestanome. Task forces are working is to try and break down the barriers of a lot of the privacy requirements that are in place. The governments of Europe and the US have already seized over a half a dozen yachts worth well over $1 billion. They've frozen their houses, their villas in Lake Como. In the case of Abramovich, they've frozen his financial investments in the US. They're forcing him to sell Chelsea Football Club, which is of course his prestigious football club that he owns. I want to be clear, I'm not defending any of the oligarchs, but it is not entirely clear how the decisions are being taken as to whose property is being seized in what jurisdiction for what alleged connection to the ongoing atrocities that are taking place in Ukraine. Cioè, questo che parla dice non capisco i criteri perché comunque ci sono paesi diversi. The goal this time around is number one to punish these oligarchs who have become fantastically wealthy from Vladimir Putin's autocracy and the kleptocracy that is today's Russia. But number two, it is also to prevent Vladimir Putin from accessing that capital, from accessing those funds that the oligarchs have provided him for years. To my mind, the sanctions are designed not so much to get the oligarchs to turn on Putin. That's a big ask. Grazie Terni per il consiglio per bloccare gli agli. The oligarchs are the trustees for Vladimir Putin. They're the ones who hold his money. And so far, we've only sanctioned 20 oligarchs. There's about 118 of them. We should at least be increasing that sanctions list. We have really strong property right protections. And so it's really hard to impose sanctions that deny someone the benefits of assets that they own. And that's by design. We don't want governments to be able to, on a political whim, come in and say, I don't think that you agree with me on this policy, and therefore I'm going to take away your yacht, your mansion, your company, your bank account, or anything else. At the very least, this will at least reduce their fortunes. We've seen many of these oligarchs lose up to half of their non tutti sono d'accordo since the invasion of sull'esproprio Ukraine. And this is dei just the beni beginning. degli oligarchi, ecco. Perché cosa dicono? Dicono, beh, ma di fatto, cioè, non possiamo imporre qualcosa a qualcuno che magari non è insomma, non la pensa come Putin. Solo che siamo in guerra e questo succede.